Ragazzi, Luigi, io non ho parole. Oramai ho quasi deciso di aprire una playlist che chiamo Luigi. No. Il Luigi mi chiama e mi dice: Gianni, ho fatto un po' di modifiche perché eccetera. Se vuoi venire su, mandami qualche foto, Luigi. Cioè, ragazzi, oggi Luigi vi stupisce ancora per l'ennesima volta. Qui vedete delle. Luigi, voglio far parlare lui. Cos'è successo qua dentro? Io ho già visto cose astronomiche. Allora ti ringrazio intanto che sei tornato a Grazie a Mantova te. nei tuoi giri al nord Italia e anche con questa stagione. Noi siamo abituati a fare i video d'estate. Mamma mia, che freddo, E ragazzi. adesso qui insomma siamo messi un po' male, piove e così. Niente, qui ho pensato di rifare un po' tutto quello che avevo fatto col boiler, abbiamo fatto un video su questo boiler. Sì. Ecco, intanto, scusa, stiamo parlando di boiler riscaldato con la resistenza 48 volt direttamente dalle batterie. Il video che avevamo fatto è presente sul canale. Se guardate quello vedete le modifiche, perché lui ha detto giustamente ho rifatto tutto, ma tutto, ragazzi. Perché hai rifatto tutto? Sì, ho rifatto tutto perché quando l'ho fatto all'inizio ho messo un po' troppo vicino la corrente all'acqua, erano tutto un po' insieme e questo mi dava un po', non mi faceva stare tranquillo. Una persona Poi, umile, qualche consiglio eccetera, anche sì, degli amici anche del canale. gli amici del canale, sai, qualche domanda, come mai la corrente così vicino all'acqua, quindi ti fa un po' pensare in effetti che andava migliorato, Sì. andava fatto tutto nuovo. Sì, ecco, difatti non l'hai migliorato, praticamente hai rifatto tutto. Ho rifatto tutto, l'idraulica, il legno, cioè, diciamo, la falegnameria e l'elettricità. Sì, è una cosa molto bella e partiamo subito in quarta. Ragazzi, come vedete su questo canale, e vi ringrazio perché siete proprio voi i fautori di questa cosa, non servono gli ether, non servono a nulla, ma servono i giusti consigli con rispetto. Luigi li ha accettati, sia i miei che i vostri, ed è andato a rifare tutto. Ragazzi, qui vedete l'acqua e ha ritagliato col seghetto anche ha fatto l'acqua e di là ha fatto la corrente, quindi due separati, due Esatto. scaffali separati. Lui ha rifatto anche tutta la struttura. Ragazzi, è un fai da te americano, possiamo dire il DIY. Poi devo fare le cose fatte bene perché ho mia mamma, mia moglie, quindi tutti che valutano di fare le cose come si deve, insomma. Ragazzi, è sotto l'occhio del mirino, sia di voi amici del canale, Esatto. mio, che lo frustro, e poi la famiglia che dice no, questo qua non mi piace, è brutto, Esatto, i antiestetico. colori, insomma, esatto. Bravo Luigi. Allora ragazzi, buona visione e oggi vedrete qualcosa di veramente, nel fai da te, veramente di alto livello. Acqua e corrente. Buona visione. Ragazzi, io adesso farò da cameraman, voglio fare a lui le domande man mano che indicherà le cose che ha fatto. Prendete appunti perché sono cose belle, fatte bene e potete farle anche a casa vostra. Luigi, si aprono le porte. Si aprono le porte. Luigi, cominciamo con lo sportello di destra. Sì. Apriamo l'acqua. Apriamo la nostra serratura ergonomica. Ragazzi, Ecco, questo è lo sportello dell'acqua dedicato al boiler. questo è il boiler acqua calda sanitaria, impianto completamente rifatto, isolato completamente dall'altro che gestisce l'elettricità. E qua sotto, guardate anche che finezze, qui sotto Luigi ha il contatore del gas. Sono i contatori del gas Perfetto. delle due famiglie. Allora, dimmi un po' cosa hai fatto qua dentro. Sì, questo ho rifatto tutta l'idraulica con i suoi vasi d'espansione e il boiler l'ho messo in alto per avere un po' di spazio qui in basso se uno deve lavorare con valvole qualcosa. E niente, Qui vedo la resistenza gestita da due cavi da 6 mm quadri. sì, sono due resistenze, è la stessa resistenza che ha due possibilità di collegamento, sono due da 500 watt. Eccole qua, sì. Ho Hai messo messo i due positivi e un negativo comune, ok? Esatto, due cavi a 6 mm importanti in modo che insomma con la corrente continua è meglio avere un cavo un po' più di sezione abbondante. Maggiorata. Qui Esatto. c'è un vaso di espansione. Vaso di espansione dell'acqua fredda, così mi evita i colpi di ariete quando si chiudono Sì, i rubinetti, e il vaso di espansione dell'acqua calda.
Perfetto, quindi ne hai messi due sulle Esatto. due situazioni. Qui ti sei fatto anche due rubinettini comodi da tirare fuori acqua. Sì, se devo sfiatare per cambiare il vaso d'espansione, se devo tirare via l'acqua in pressione, posso attaccare un tubo. Sì, un secchio, quello che vuoi. Esatto. Qui c'è lo scarico della eventuale sovrappressione? Sì, quella è la sicurezza del boiler che in caso di sovrappressione apre e poi richiude e elimina l'acqua in eccesso. Però col vaso d'espansione in teoria non funziona, non dovrebbe mai aprire, ecco. Beh, certo, sì. Poi lì c'è il regolatore, il regolatore della temperatura dell'acqua in uscita, quello è un miscelatore Sì. che si va impostato, io l'ho impostato a 38 gradi. Lui mescola la fredda e la calda e la fa uscire a 38 gradi, che mi va alle due caldaie delle due famiglie. Ah, perfetto, quindi poi l'incentivo maggiore se vuoi una 48, una 45 te lo dà in caldaia. Esatto. Perfetto. Si Qui può anche c'hai- aumentare, si può anche farla entrare a 40, 42, 38, diciamo che ho più autonomia, Sì. anche perché siamo in 6 e quindi a volte il boiler subisce degli svuotamenti di acqua calda Micidiali. micidiali. Allora Luigi, praticamente essendo in 6 tu dici mi tengo l'acqua comunque tiepida, non svuoto Sì. il boiler e l'incentivo per portarla a 45-48 per fare una doccia calda me lo prelevo dal gas. Ma se Esatto. tu volessi, che ne so, Sì. se siete in 2-3 e questo boiler quanti litri è questo? 100 litri. Allora, 100 litri in 4 riuscite a In fare 4 una uno lo doccia. potrebbe fare uscire a 45 gradi. E 45 fai una doccia calda, Per una quindi doccia calda, sì. per 4 persone ti per 4 basterebbe. persone, ecco, se non fai delle docce super... Certo, perché se non si sei sa- sotto a farti la sauna Esatto. è diverso, certo. No, te lo chiedo perché così gli amici del canale si fanno anche delle proporzioni. Allora, a che temperatura lo porti questo boiler? Questo lo tengo a 70 gradi. Adesso quant'è che c'è il riflesso luce e non si Adesso vede? sarà 66, 67. Vediamo dopo, se riesco ad dopo lo arrivarci. possiamo guardare. Sì, segna Eccolo 70, qua. è quasi 70 gradi, sì. Ok, quindi qua c'è dei numeri, tu hai messo delle cifre indicative Sì. sulla temperatura calcolata da te. Diciamo che all'uscita a 38 gradi ho circa quasi 200 litri, non so, 160-170 litri a 38 gradi, avendo un boiler sì. a 70 gradi. Ecco. Beh, non male. Qui hai messo anche un termometro, che cosa ti segnala questo? Questo ha due sensori, uno sull'acqua fredda e uno sulla linea dell'acqua calda, Ah, perfetto. che quando apriamo l'acqua calda in casa lui comincia ad andare su e Sì, sì. potremo Adesso vedere... sono simili perché diciamo la fredda è 23 perché è vicino alla calda e viceversa. Esatto. Ok. Hai coibentato tutto con questa spugna. Sì, è tutta rossa e non ho diviso acqua fredda e acqua calda, l'ho trovata solo rossa e l'ho fatta tutta rossa. Allora, io so che Luigi mi chiamerà e dirà Gianni, se vieni ho fatto delle modifiche perché non mi piaceva tutta rossa No. e l'ho fatta rosso e blu, Rossa e giusto? blu, esatto. Sarebbe stata più indicata, rossa e blu. Allora, come scaldi l'acqua con questa serpentina? Dicevi 2 da 500 watt? 2 da 500 watt sulla stessa resistenza. Allora Luigi, questi due cavi adesso vanno a prelevare la corrente per scaldare l'acqua nell'altra cabina, giusto? Sì, E noi vogliamo aprire le porte. Apriamo le porte. Signori, siete pronti? Sulla corrente. Esatto. Ecco qua. E qui siamo nell'altro reparto di Luigi, Reparto energia con che le... adesso ci descriverai nei minimi dettagli. Allora Luigi, descrivimi un po' tutto l'impianto. Dunque, qui possiamo partire dall'alto dove abbiamo le 4 stringhe dei pannelli solari dove ho messo i didui di blocco con la ventolina dedicata in modo che possa raffreddare in caso di Perfetto. surriscaldamento. Quindi a sinistra abbiamo i diodi di blocco Delle 4 stringhe. e con quella ventola nera, con Esatto. questa qua. Sì. Questa è la ventola dove ci sono i diodi di blocco delle 4 stringhe. Invece nel contenitore di destra, È una scatola di derivazione dove ci sono i collegamenti elettrici Ok. normali, Perfetto. delle 220. dopodiché scendiamo in quest'altra scatola che Sono trasporta cavi eccetera Esatto, tutte scatole di derivazione. e arriviamo qua. Arriviamo qua che questa è, diciamo, la dedicata al 12 volt, perché c'è anche un impiantino a 12 volt che mi fa i servizi. Ah, ok, dopo lo descriviamo. Dopo lo perfetto. descriviamo. Tutto con i tubi, tutto fatto bene, elegante, Sì, in modo arrivi che in non questa si veda- derivazione qui. Che non si veda neanche un cavo, neanche un filo rosso Sì, nero, sì, niente. sì, sì. Che Bravo, sia- beh, è fatto bene, molto elegante. Poi qua sotto,
Qui abbiamo il pacco batterie. Che tensione, che potenza, che batteria hai preso? Cos'è? Queste sono batterie della Mani, 155 ampere, Ah, quindi un po' più un po' più piccole dello piccole, standard, 8 sì. kW circa Ok. di capienza. Qui hai messo uno staccabatterie. Ho lasciato fuori solo lo staccabatterie in caso di emergenza, tutto il resto è dentro, c'è il BMS, i lanciatori attivi, anche lì ho messo 2 ventoline in caso di surriscaldamento, perché d'estate Picchia. si scalda un po' tutto. Certo. Lì dentro cosa hai messo? Lo In diciamo questo agli box amici del canale. metallico ci sono gli SSR, c'è un caricatore per la batteria d'emergenza. Possiamo aprire? Sì, Apro io, che qui è una cabina, non ci stiamo in due. Ecco qua. Qui hai messo gli SSR, spiega un po' il funzionamento partendo dall'alto. questi sono gli SSR che comandano le resistenze. Perfetto, E quindi il 12 volt gli dà il consenso in base alla temperatura di partire. quanti E ampere hai preso questi SSR? questi qua sono da, non mi ricordo più. Io non ci vedo motivo dell'età, quindi lo diremo dopo. Esatto. Ok, Ci sono i fusibili ovviamente Sì. per le 2 resistenze. chiaro. Poi vedo barra, no, non c'è una barra equipotenziale, ma hai messo dei morsetti Sì, per la 12 classici. volt c'è un E piccolo questo trasformatore? trasforma la 220 in 12 volt che mi fa diciamo il consenso agli SSR, Ah, ok. mi fa le ventoline, mi fa andare tutti Sì. i servizi Ho diciamo. visto che hai messo i 2 termostati per far partire Esatto. le ventoline, quindi quando si scalda A 40 gradi a 40 gradi parte. partono le 2 ventole, una sulla portella davanti, Sì, questa che abbiamo visto qua davanti. esatto, e una che estrae di sopra. Praticamente questa butta dentro e questa butta fuori. Esatto. Ok. Qui a destra vedo un altro alimentatore. Questo è un alimentatore che carica la batteria in 48 volt ovviamente, Ah, ok, quindi prelevi da altra fonte. da altra fonte. Ok. Quando c'è il sole, diciamo con l'impianto quello Sì, sì. dello scambio sul posto, posso caricare anche con quello, Perfetto. 700 watt. Qui c'è un magneto termico, i 2 fusibili delle resistenze. E il fusibile dell'alimentatore. Ah, perfetto, ok. Benissimo, qua ragazzi vedete questa scatola metallica fatta bene con gli SSR, le alette che vi ricordo devono essere sostanziose, vedete, ve le faccio vedere da qui. E tutto funziona egregiamente oramai da 1 mese, 2. Sì, sì, sì. Ok. Perfetto, questo praticamente lo possiamo definire il quadro di comando delle resistenze Sì. con gli SSR raffreddati, climatizzati, eccetera. Bravo Luigi, veramente complimenti. Luigi, allora tu che sei giovane sei andato a vedere gli SSR, quanto sono? Sì, sono i 100 ampere, Quindi sono SR100DD, 100 DD. perfetto. Vi ricordo ragazzi che gli SSR devono essere per corrente continua, non prendete Corrente continua, quelli sì, per sì. alternata. Ok, Certo. allora continuiamo qua Luigi, qui vedo la parte sotto che ha questo battery bank che mi sembra quello che hai smontato, che avevi realizzato, giusto? Esatto, questo l'ho smontato, l'ho rifatto un po' più piccolino, comunque sempre i suoi 3 kW, ora 3 kW di stock. Quindi qua sotto non c'è il bestione arancione perché sembra che c'è un inverter qua sotto. No, quelle sono le batterie. Ah, ok, quindi hai usato la scocca del bestione Esatto, e quindi adesso è diventato contenitore di batterie. Sopra c'è stacca batterie, dry contact. adesso è uscito un po' di sole, sta caricando, Sì. poco penso, molto poco, però sta... Dice qualche watt, sì. Sì, ma purtroppo oggi è una giornata... Sì. E sopra c'è l'inverter, Ok. che questo diciamo che di notte mi tiene gli stand-by del... Questo è 1500 watt, 3000 di spunto. Esatto. Conosco questi inverter portatili, non è male questo. Luigi, spiegaci nei dettagli la funzione di questo UPS praticamente. Sì, questo è un piccolo UPS che deriva da un UPS che avevo già fatto, l'ho rimpicciolito. Sì. E le caratteristiche però sono rimaste quelle, ha 3 kW e mezzo di stock di energia e questo mi serve, viene caricato con i pannelli a 12 volt, con i pannelli solari è un 12 volt. Quelli usati che avevi messo. Usati, esatto. E mi serve per mantenere gli stand-by dell'inverter ibrido che ho in un altro
Praticamente l'inverter c'è connessa alla rete di giorno, ma di notte, che non hai la tua corrente, Esatto. passi a questa alimentazione. Esatto. Quindi lui assorbe non dalla rete, ma da qui. Questi 70-80 watt che mi consuma di notte l'inverter, diciamo che questo UPS sopperisce a questo consumo di Perché praticamente energia. 70 watt per 10 ore sono 700-800 Esatto. nella notte, Sì. invece di giorno non ti interessa perché hai lo scambio sul posto. Esatto. Perfetto. Invece di notte, clac, passaggio di qua e c'hai 3 kW e 6, quindi potresti fare anche 3-4 giorni tranquillamente. Esatto, dura tanto, però in queste giornate, magari 2 o 3 giorni di pioggia, mi va a zero anche questo, adesso siamo quasi in quelle condizioni. Adesso qui a Mantova sta piovendo veramente tanto, ragazzi. Il nord purtroppo è bello, sta ricevendo un begli acquazzoni. Sì. Allora Luigi, tutto questo è pilotato da un quadro di controllo, giusto? Esatto. E dove l'hai messo? Perché qua non lo vedo. Il quadro di controllo si ripercuote sull'altra parete. Perfetto, quindi passa da questa parete all'opposto. All'opposto. L'andiamo a vedere? Andiamo a vederlo. Luigi, hai detto quadro elettrico, ma qua non vedo niente, vedo solo questo fondo nero qua. Questa finestra, abbiamo fatto una finestra con la tapparellina. Va bene, apriamo allora. Eccolo qua. Ecco qua. Bravo Luigi, complimenti. Descrivimelo. Qui è stato riportato, tutte quelle scatole di derivazione, tutti quei tubi sono stati riportati tutti su un unico piano in questa finestra che posso chiudere per evitare che si vedano spie per l'umidità, insomma. Perfetto. Quindi tutto questo era insieme all'acqua, l'abbiamo portato a secco. Esatto. Benissimo, bravo Luigi. Allora, lì in alto cosa abbiamo? Qui abbiamo il fotovoltaico, le 4 stringhe. Sì. L'arrivo delle stringhe, quindi il scaricatore di sovratensione, il fusibile e il magnetotermico che sgancia. Esatto. Questo è un EPEVER. Questo è l'EPEVER ovviamente per la batteria di 48 volt, Perfetto. che adesso sta funzionando un po'. Questo è i pannelli per la 12 volt, due pannelli che carica la power battery bank che c'è lì. Esatto, con il suo EPEVER. Perfetto. Quindi i pannelli passano da qui, invece quelli della batteria grossa 48 volt passano da qua. Passano da qui. Ok, quindi qui passa la 12 volt col suo quadretto. Ok, poi? Esatto. Poi dunque, questo ho trovato questi indicatori, uno riguarda l'UPS, diciamo la batteria 48 volt e uno la rete. Così io posso vedere quanto consumo in rete o quanto consumo con i UPS. Certo. Ok, poi qua abbiamo altri quadri. Ecco, qui abbiamo tutti i servizi che partono da qui per questo portico, per questo giardino. Abbiamo la caldaia, in generale la caldaia, la piscinotta. Tanti sono serviti dai son-off, che posso farli partire in remoto. Quindi qua non c'è solamente quello che c'è nella cabina tecnica, ma c'è anche la casa, diciamo. Esatto. Quindi hai riportato qua tutta la domotica. Tutta la domotica, la rete, questo qui è la rete di mia mamma, diciamo dell'altro appartamento. Sì. Questo qui 12 volt, Ausiliario, che è sì. ausiliario. Questi i LED colorati di questo portico. Sì. Qui abbiamo le luci. Insomma, ti sei fatto tutti i quadri di... le cam, una cappa aspirante e di notte, in automatico a mezzanotte, parte una luce per il giardino. Bello. Questi due dry contact cosa fanno? Dunque, questo mi stoppa la carica di quell'alimentatore che abbiamo visto di 740 watt. Sì. Quando le batterie sono cariche lui Ferma. perché lui sarebbe un 58.4 e carica un po' troppo. Io quando arrivo a 54,5 lui ferma. Okay. Questo ho fatto un video adesso su come caricare le batterie col generatore. Questo può essere interessante se abbiamo un caricabatterie troppo alto in tensione. Okay. Esatto. Questo invece è low battery. Quando le batterie arrivano a 50 volt lui spegne le resistenze. Perfetto. Il boiler non scalda più. Quindi qui siamo bassini perché con sti giorni di pioggia ti ha mangiato fuori tutto quanto. Okay. Esatto, sì. Luigi, spiegaci questo bellissimo quadro che funzioni ha. Sì, questo è il quadretto che avevo già prima, l'ho riciclato, l'ho riposizionato qui. Siamo in fase di riscaldamento, 1000 watt di resistenze che stanno andando e come caricabatterie abbiamo i 740 watt che
sto immettendo con lo scambio sul posto, e in più qualche watt che mi arriva dalle stringhe dei pannelli sul tetto. Quindi qua vediamo 138 watt sono in uscita, verso le resistenze, e questi vanno sommati a quello che produce lo scambio sul posto con quel caricabatterie che hai da 740 watt. Sì. Quindi il totale sono i 1000 watt delle due resistenze. Vedo che hai l'acqua a 67 gradi, quindi un boiler è molto caldo. Si spegne a 70, io l'ho messo su 70 adesso. Avete già fatto docce questo? Sì, la mattina 3-4 docce, quindi insomma si è raffreddata un po'. Cioè è raffreddata a 4 gradi e niente, cioè c'hai acqua calda a non finire. Sì, ce n'è, con 100 litri impostati con un'uscita a 38 gradi, ne ho quasi 200 a 38 gradi, ecco. A voglia, quindi tanta roba. Esatto. Spiegaci bene questo funzionamento tra lo scambio sul posto che butta energia dentro la batteria, sì, il column meter che segna quanto sta uscendo totale, quindi sì, preleva anche dagli altri tuoi pannelli, e questo crea un mix che entra in batteria ed esce. Esatto, allora adesso noi possiamo fare una prova, vediamo che sta uscendo dalle batterie adesso 133 watt. Ok. Se spegniamo l'ingresso del caricabatterie, spegniamo qui, abbiamo l'uscita dalle batterie di 800 watt. Si è spento lo scambio sul posto, vedete che questo LED è spento, e quindi escono dalle batterie 820 watt circa. 820 watt. Le resistenze consumano 1000, quindi da 820 a 1000 glielo dà l'impianto solare. Che sta producendo poco perché è nuvoloso. Esatto. Se stacchiamo anche il solare, proviamo? Stacchiamo il solare. E dalle batterie andiamo a quasi 1000 watt, che è la resistenza. Perfetto, qui stiamo prelevando completamente dalle resistenze, quindi stiamo scaricando le batterie per 990 watt. Esatto. Adesso a questo punto noi accendiamo il sole, cioè quello tuo. Quel poco sole che c'è lo accendiamo e ci dà un aiutino, diciamo, di 180 watt. Tempo di tararsi, eccolo qua. Ecco, sì. E quello che è entrato lo toglie dalle batterie prelevando direttamente dal sole. Esatto. Sempre per equitensione, ok. Qui purtroppo quando c'è brutto tempo e non c'è sole abbiamo questi numeri, poco mi arriva dal tetto. A me piace vedere quando, nonostante le resistenze accese, ho una carica di 1000 watt, devo dire che l'impianto mi sta dando 2000. Quando il column meter inizia a pulsare vuol dire che siamo attivi, adesso siamo passivi. E se accendiamo lo scambio sul posto, che comunque per te è sempre gratuito, tac, si è accesa la spia e è sceso a 100 watt. Esatto, preleva solo 100 watt dalle batterie e il resto mi va col caricabatterie. Perfetto, questo è molto carino, e qui quando hai un po' di sole praticamente le batterie vanno in positivo e si caricano fino al massimo. Purtroppo si vede che è scarico anche da tutto ciò che viene segnato, anche dai dry contact che a 49 dicevi circa scambiano. A 49 si spengono le resistenze, è inutile scaricare troppo le batterie. Certo. Per scaldare bello, un po' bel progetto, fatto bene, molto semplice. Prelevo dal sole, prelevo dallo scambio sul posto e spegnimento globale, tutto domotizzato. Ragazzi, sembra che stiamo facendo una live con due finestre, invece siamo nell'idraulico e io sono voluto restare nell'elettrico. Ragazzi, questo è il video di Luigi, ancora una volta, Luigi che ci fa sempre trovare sorprese periodicamente. E ragazzi, spero che sia stato interessante sia la fase idraulica che elettrica e il quadro che avete visto di controllo. Luigi, vorrei che finissi tu, dai qualche indicazione, qualche chicca su questo tuo impianto. Io volevo salutare intanto tutti gli amici del canale che seguono questi video e ringraziare Gianni che ci spinge a migliorare. Questo alla fine è un miglioramento di quello che c'era già. Visti alcuni difetti che c'erano, alcune cose che andavano migliorate, ho pensato di rinnovare tutto. E quando si migliora è sempre una soddisfazione. Indubbiamente. Adesso dovrebbe essere definitivo questo lavoro. Anche perché, ragazzi, ma lui ci mette ore, lavora, non è che è in pensione. Ma perché non vai in pensione così? Non mi mandano. Siamo giovani per l'INPS. Questo è vero. Ok, andiamo avanti. Vabbè, ragazzi, grazie di aver visto questo video, spero sia stato utile come al solito. Iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Chissà, magari sarà ancora qui da Luigi con altre sorprese. Non si sa. Ok, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.